Argomento caldo, davvero molto caldo nel vero senso della parola, come il sottosuolo che potenzialmente metterebbe in pericolo milioni di persone. Oggi, signori, parliamo di attualità e mi è stato espressamente chiesto di riassumere in modo semplice e per tutti l'argomento dei Campi Flegrei. I Campi Flegrei, intanto, cosa sono? Bene, sono una vasta area vulcanica situata a ovest di Napoli e parliamo di una zona, cari signori, molto nota per la sua intensa attività geotermica e vulcanica, caratterizzata da una serie di crateri, caldere, fumarole e sorgenti termali. La caldera dei Campi Flegrei si è formata circa 39.000 anni fa a seguito di una delle più grandi eruzioni vulcaniche conosciute, chiamata Ignimbrite Campana. Questa eruzione ha depositato una spessa coltre di cenere vulcanica su gran parte dell'Europa meridionale. Successivamente, circa 15.000 anni fa, un'altra grande eruzione chiamata Tufi Gialli ha ulteriormente modellato la caldera. Parliamo di una polveriera pronta ad esplodere. L'area, infatti, è tuttora attiva dal punto di vista vulcanico. Attiva è un eufemismo, con fenomeni quali bradisismo, che in pratica consiste in lenti sollevamenti e abbassamenti del suolo causati dall'accumulo e dal rilascio di magma sottostante in regioni dove abitano centinaia di migliaia di persone, dove sono state costruite scuole, case e altro. Questo fenomeno è stato osservato in particolare nella zona di Pozzuoli, dove negli anni '80 ha causato l'evacuazione temporanea di tutta la città. La famosa solfatara di Pozzuoli, infatti, è uno dei crateri vulcanici più attivi, noto per le sue fumarole di vapore sulfureo e le pozze di fango bollente. È un'area, questa, molto studiata per comprendere meglio i processi vulcanici. Agnano ospita sorgenti termali utilizzate fin dall'epoca romana per le loro proprietà terapeutiche. Pisciarelli è una zona di intensità attiva sotterranea con emissioni di gas ad alta temperatura e tutta la zona dei Campi Flegrei ultimamente sta destando non poche preoccupazioni. La principale sfida per i Campi Flegrei è la gestione del rischio vulcanico. Voglio dire, abbiamo tutto quello che ci serve? Nonostante l'intensa attività di monitoraggio, prevedere esattamente quando si verificherà un'eruzione è ancora molto difficile, pertanto è cruciale mantenere una costante preparazione della popolazione locale e sviluppare piani di evacuazione efficaci. Abbiamo le risorse per farlo? Nel caso di pericolo, esistono procedure che oltre che sulla carta funzionano anche nella vita reale? Come gestiranno la crisi? È davvero pericoloso? Purtroppo, sì. All'unanimità possiamo dire che la zona è ad altissimo rischio. La pericolosità dei Campi Flegrei è un argomento di crescente preoccupazione sia per i geologi sia per la popolazione locale. La natura del sistema vulcanico dei Campi Flegrei, caratterizzato da un'ampia caldera e da un'attività geotermica e sismica continua, comporta rischi significativi che possono influenzare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture. Saremo pronti? Uno dei fenomeni più distintivi dei Campi Flegrei è il bradisismo, che comporta il sollevamento e l'abbassamento del suolo. Questo, signori, non è un fenomeno da sottovalutare. Negli ultimi decenni Pozzuoli ha vissuto episodi significativi di bradisismo, con il suolo che si è sollevato di diversi metri, Parliamo di metri. Questo fenomeno è causato dall'accumulo di magma nelle camere magmatiche superficiali, che provoca una deformazione della crosta terrestre. Questo fenomeno, oltre a problemi fisici evidenti, è sintomo di attività intensa nel sottosuolo. E negli ultimi anni l'attività di bradisismo è ripresa con sollevamenti minori ma costanti, che comunque hanno allertato la comunità scientifica e le autorità locali. C'è davvero il rischio di eruzione? Diciamo le cose come stanno, perché ho fatto qualche ricerca e mi sono accorto che le cose non vengono spesso dette come devono essere dette. Signori, la caldera dei Campi Flegrei è una delle più pericolose al mondo, ok? Al mondo, proprio a causa del suo potenziale per quanto riguarda eruzioni esplosive. Il rischio di un'eruzione deriva dalla possibilità di accumulo di gas e magma nella crosta terrestre. E la cosa peggiore è che non esistono sistemi davvero efficaci per quanto riguarda la previsione di eventi catastrofici di questo tipo. L'osservatorio vesuviano, però, parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è responsabile del monitoraggio continuo dei Campi Flegrei e utilizza una rete di strumenti avanzati che possono aiutare, tra cui
sismografi per rilevare e analizzare i terremoti, stazioni GPS per misurare le deformazioni del suolo, sorveglianza termica e rilevamento satellitare per ottenere immagini ad alta risoluzione e analizzare i cambiamenti topografici. Queste analisi, ripeto, possono aiutare, possono mettere in allerta per un'eventuale evacuazione, ma non riuscirebbero però a prevedere con esattezza il disastro. A fronte di un allarme, poi, ci sarebbero le infrastrutture per garantire un'evacuazione adeguata per tutta la popolazione della zona senza crisi umanitarie? Ci sono vari scenari di rischio. I possibili scenari di rischio includono una possibile eruzione esplosiva che potrebbe causare l'emissione di cenere, lapilli e flussi piroclastici con gravi conseguenze per la popolazione e le infrastrutture. Emissioni di gas dove la fuoriuscita di gas tossici come anidride solforosa e anidride carbonica potrebbe rappresentare un pericolo per la salute pubblica di centinaia di migliaia di persone. Per non parlare dei terremoti di moderata intensità che possono causare danni strutturali significativi e disastri, specialmente in edifici non adeguatamente progettati per resistere a scosse sismiche di questo tipo. Quanti edifici antisismici di ultima generazione progettati appositamente per resistere a questi fenomeni in questa zona ci sono nell'area dei Campi Flegrei? Ecco, fatevi 2 domande e datevi delle risposte e avrete chiaro lo scenario in questione. Sarebbe un vero disastro. Le autorità locali però in collaborazione con la protezione civile hanno sviluppato piani di emergenza per affrontare potenziali crisi vulcaniche e alcuni di questi piani dei siti ufficiali includono l'identificazione di aree ad alto rischio e percorsi sicuri per l'evacuazione, simulazione di emergenza con esercitazioni periodiche per testare la prontezza delle forze di soccorso e della popolazione e informazione pubblica, perché anche quella è molto importante, no? Vere e proprie campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione sui rischi e le misure di sicurezza da ottenere. Questo di sicuro potrebbe aiutare. Capire e quindi prevedere un'eruzione o disastri causati dall'accumulo di magma, signori, non è facile, ok? Nessuno ha la formula per prevederlo con esattezza, ma ci sono però indicazioni e dati che gli scienziati utilizzano per valutare lo stato della zona. Mettiamola così. Studi recenti hanno evidenziato la presenza di un'enorme quantità di magma sotto la caldera, suggerendo che l'area è in uno stato di pre-eruzione, anche se non è possibile prevedere con precisione quando e se si verificherà un'eruzione. I ricercatori comunque continuano a monitorare i segnali di allerta come aumenti sismici, aumenti nel sollevamento del suolo e altri segnali per fornire avvisi tempestivi. La fonte di questo video ovviamente è una fonte ufficiale e per uno studio di spessore che evidenzia la presenza di una grande quantità di magma al di sotto della caldera dei Campi Flegrei si può fare riferimento all'articolo pubblicato sulla rivista Nature Communication in cui si parla di uno stato di pre-eruzione. Nell'articolo pubblicato ormai 7 anni fa si leggeva già allora che il magma è vicino alla pressione critica di degassaggio. Durante il risveglio di un vulcano, ve lo riassumo semplicemente, lo studio spiega che il magma che migra attraverso la crosta superficiale deve passare attraverso fluidi idrotermali e rocce. Le risultanti interazioni magma-idrotermali sono ancora poco conosciute, il che compromette la capacità di interpretare i segnali di monitoraggio del vulcano e di eseguire valutazioni dei rischi. In questo studio vengono utilizzati i risultati dei modelli fisici e di saturazione volatile per dimostrare che i volatili magmatici rilasciati dalla decompressione del magma a una pressione di degassaggio critica possono portare i disordini vulcanici verso uno stato critico. E questo studio metteva in guardia sui Campi Flegrei già nel 2016. Inquietante anche il titolo della BBC di appena 6 giorni fa, che recita: Napoli poggia su mostri vulcanici
e uno di loro minaccia di consumare la città. Questo articolo spiega che l'ultima eruzione fece finire del materiale in Siberia, signori, in Siberia, giusto per capirsi. A differenza del Vesuvio, la caldera non ha un cono visibile e quindi passa quasi inosservata ogni giorno, ma con così tante persone che vivono sopra di essa è considerata una delle zone più pericolose d'Europa. Una settimana fa è avvenuto un terremoto, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha superato magnitudo 4.4. E nella notte del 25 c'è stato un nuovo sciame sismico di magnitudo 2.7. La situazione, signori, non è sempre chiara. Molte persone non sono realmente consapevoli che stanno camminando su un vulcano attivo ogni giorno. Un terzo della caldera è sommersa sott'acqua, anche questo potrebbe causare non pochi problemi, ma i restanti 2/3 si trovano precisamente sotto le case e le attività commerciali delle persone. Questo terreno continua ad alzarsi e continui sciami sismici consigliano una situazione pre-eruzione. In questo articolo del The Guardian del 2023 si annunciava che la situazione nei campi Flegrei è quasi al punto di rottura. Secondo quanto riferito dalle autorità, la probabilità di un'eruzione esiste, ma non ci sono indicazioni certe di un'eruzione imminente, proprio a causa delle difficoltà di previsione. Una cosa però è certa, a rigor di logica: più aumentano i fenomeni prodotti dalla caldera e più significa che, il terreno si sta incavolando. Prima o poi, signori, è inevitabile, quel territorio è destinato a destabilizzarsi. Se costruisci le città sui vulcani attivi, purtroppo è inevitabile che nell'arco della storia avrai problemi, no? Inutile che poi mi si viene a dire che crei allarmismo. Non creo allarmismo, purtroppo il fatto è che ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno urbanizzato la zona geologicamente più instabile d'Europa. Cioè, non si tratta di allarmismo, no? Si tratta di oggettività. Nella peggiore delle ipotesi, se la caldera dei campi Flegrei dovesse eruttare, non si sa quando, ci sta anche che erutti fra 200 anni, non si sa, ma quando accadrà ci sono varie ipotesi. Si produrrebbe molto probabilmente quella che viene chiamata eruzione pliniana, ossia una grande eruzione esplosiva simile, ahimè, a quella di Pompei del 79 d.C., con una colonna eruttiva che potrebbe raggiungere, pensate, i 30 km d'altezza. Dico 30 km d'altezza, arriva nello spazio praticamente. Questo produrrebbe un effetto a catena molto distruttivo. Rapidi e letali flussi di gas, cenere e rocce che, signori, distruggerebbero tutto nel loro percorso. Ampie aree potrebbero essere coperte da spessi strati di cenere vulcanica. Tonnellate, causando crolli di edifici e contaminazioni delle risorse idriche. Se l'eruzione avviene vicino al mare, potrebbero generarsi degli tsunami devastanti per le coste del Mar Tirreno e così via. L'eruzione potrebbe avere un impatto devastante sull'economia locale e nazionale, con impatti economici e sociali, distruzione di infrastrutture, strade, ponti, edifici pubblici e privati, evacuazione di massa di centinaia di migliaia di persone con conseguente crisi umanitaria, interruzione dei trasporti e dell'approvvigionamento. Insomma, a fronte di tutto questo, per quanto possiamo essere pronti e per quanto la gestione della crisi sia efficace, la forza della natura vince sempre e si creerebbe davvero un bel guaio, non solo per il nostro paese. Perché devi sapere che l'immissione di grandi quantità di aerosol e particelle nell'atmosfera potrebbe influenzare il clima a livello planetario, causando un raffreddamento temporaneo del pianeta. Vi ricordo che le eruzioni dei supervulcani causano le ere glaciali, ve lo ricordo così a tempo perso. Insomma, il motivo per il quale si sente molto spesso parlare anche all'estero dei campi Flegrei, signori, è semplicemente perché se succedesse un patatrack sarebbero cavoli amari non solo per noi, ma per il mondo intero, perché parliamo di una delle zone vulcaniche più calde e instabili del continente europeo. In conclusione, i campi Flegrei rappresentano una delle aree vulcaniche più affascinanti e pericolose del mondo. La storia geologica della caldera, le recenti attività sismiche e il potenziale di un'eruzione esplosiva rendono questa regione un soggetto di intenso studio e monitoraggio a livello mondiale. È essenziale, a fronte di tutto questo,
che le autorità continuino a sviluppare piani di emergenza e che la popolazione sia informata e preparata a dovere, perché solo attraverso la conoscenza e la preparazione possiamo, mitigare i rischi e proteggere le vite umane in caso di futura attività vulcanica. E tu, che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Vivi in quella zona? Hai esperienze dirette? Lascia un commento così poi passo e leggo. Se il video ti è piaciuto e pensi che abbia aiutato a fare chiarezza e a riassumere drasticamente la faccenda, aiuta nel posizionamento con un like. Mi raccomando, lasciate like e aiutate questo canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me, ho fatto del mio meglio e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!